Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato il punto di vista sulla singolarità tecnologica di Max Eric Tegmark. Max Tegmark è nato il 5 maggio 1967 a Stoccolma e naturalizzato americano. Max Tegmark è un fisico, cosmologo e ricercatore di machine learning, insegna al Massachusetts Institute of Technology, presidente del Future of Life Institute, direttore scientifico del Foundational Questions Institute e sostenitore del movimento dell'altruismo efficace. Inoltre ha ricevuto finanziamenti da Elon Musk per indagare sul rischio esistenziale derivante dall'intelligenza artificiale avanzata. La sintesi delle sue opinioni sull'intelligenza artificiale è contenuta nel libro Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Vita 3.0. Essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale, pubblicato nel 2017. In questo libro tenta di fare una previsione su quali direzioni prenderà la superintelligenza artificiale del futuro. Sarà una divinità protettrice al servizio della nostra felicità, o un genio sfuggito dalla sua lampada, che si sottrae al nostro controllo e che consapevolmente o meno, agirà contro di noi. Questo libro offre gli strumenti per partecipare alla riflessione sul tipo di futuro che vogliamo e che noi, come specie, potremmo creare. Non teme di affrontare l'intero spettro dei punti di vista o i temi più controversi, dalla superintelligenza al significato dell'esistenza, dalla coscienza ai limiti ultimi che la fisica impone alla vita nel cosmo. Con Vita 3.0 Tegmark si riferisce a diverse fasi della vita umana sin dal suo inizio. Vita 1.0 si riferisce alle origini biologiche. Vita 2.0 si riferisce agli sviluppi culturali dell'umanità e Vita 3.0 si riferisce all'era tecnologica avanzata degli umani. Il libro si concentra sulla Vita 3.0 e sulle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale generale che un giorno, oltre a poter apprendere, potrà anche riprogettare e migliorare il proprio hardware e la propria struttura interna. Il libro inizia ipotizzando uno scenario in cui l'intelligenza artificiale ha superato l'intelligenza umana ed è diventata pervasiva nella società. La prima parte del libro esamina l'origine dell'intelligenza biologica miliardi di anni fa e prosegue parlando del possibile sviluppo futuro dell'intelligenza artificiale. Tegmark considera anche gli effetti a breve termine dell'attuale sviluppo della tecnologia avanzata, come la disoccupazione tecnologica, le armi autonome e la ricerca di una intelligenza artificiale generale a livello umano. Il libro cita esempi come DeepMind e OpenAI, auto a guida autonoma ed intelligenze artificiali che possono sconfiggere gli umani a scacchi, Jeopardy e Go. Dopo aver esaminato i problemi attuali dell'intelligenza artificiale, Tegmark prende in considerazione una serie di possibili futuri con macchine intelligenti ed esseri umani. Il quinto capitolo descrive una serie di potenziali risultati che potrebbero verificarsi, come strutture sociali alterate, integrazione di esseri umani e macchine e scenari sia positivi che negativi come intelligenze artificiali amichevoli o un'apocalisse causata dall'intelligenza artificiale. Tegmark sostiene che i rischi dell'intelligenza artificiale non derivano dalla malevolenza o da comportamenti consapevoli di per sé, ma piuttosto dal disallineamento degli obiettivi dell'intelligenza artificiale con quelli degli umani. I restanti capitoli esplorano concetti di fisica, obiettivi, coscienza e significato, ed indagano su ciò che la società può fare per contribuire a creare un possibile futuro desiderabile per l'umanità. Le idee di Max Tegmark si riscontrano in due serie televisive, Westworld e Humans, le quali sono incentrate sul nostro rapporto con la singolarità tecnologica, cioè con il momento in cui si produrrà quel salto evolutivo caratterizzato dalla realizzazione di un'intelligenza di tipo superiore ma artificiale. Se in Westworld i robot intelligenti sono oggetti di intrattenimento di un parco tematico per ricchi, in Humans sono parte della classe operaia che svolge quelle mansioni che gli umani non vogliono più svolgere, e spesso sono assistenti familiari con la funzione di domestici e badanti forniti dal servizio pubblico. Entrambe le serie pongono questioni sia etiche che morali, di come affrontare il rapporto con il post-umano ma, soprattutto ipotizzano la singolarità tecnologica, il momento in cui i robot acquisiranno consapevolezza ed il libero arbitrio, diventando così una specie evolutivamente competitiva nei confronti dell'uomo. In tal senso queste serie televisive non fanno altro che mettere a fuoco le inquietudini del rapporto con le tecnologie intelligenti e che, sotto traccia, si colgono già nel presente come le auto che si guidano da sole o come gli assistenti intelligenti dei nostri smartphone o come gli assistenti vocali domestici commercializzati da piattaforme come Amazon e Google. Ma ancora di più, le inquietudini si avvertono nei progetti di robotica, che spesso vengono raccontati dal mondo dell'informazione, che prevedono tecnologie dalle fattezze umane,
capaci di espressioni facciali, di interazione in linguaggio naturale, capaci di assistere gli anziani nella telemedicina, eccetera. Tra un mix tra fascino e preoccupazione gli uomini si preparano, sempre di più, al momento robotico, come lo definisce la psicologa Sherry Turkle, cioè quel momento in cui gli uomini saranno sempre più disposti a considerare le macchine come reali interlocutrici per le proprie questioni personali e intime, vale a dire quel momento in cui gli uomini saranno empaticamente predisposti a relazionarsi con esse. Le questioni legate alla presenza delle macchine intelligenti nella società e dall'esplosione della loro intelligenza artificiale usciranno dalla speculazione puramente accademica per entrare in un ambito di interesse sociale più vasto, tra un approccio futurista ed un bisogno immediato di aprire un dibattito su qualcosa di inevitabilmente vicino. Il libro Vita 3.0. Essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale, in questo senso è uno strumento per riflettere oggi sull'intelligenza artificiale futura e sui cambiamenti che introdurrà nell'ambito del lavoro, della criminalità, dell'assistenza sanitaria, della giustizia, delle istituzioni e sul senso stesso di essere umano. Max Tegmark ha il dono di saper raccontare la complessità del futuro dell'intelligenza artificiale, ponendo le domande giuste per progettare oggi una prevenzione dei rischi di domani. Esistono sulla questione vari punti di vista, che si possono brevemente riassumere tra il punto di vista degli utopisti digitali, per i quali la vita digitale rappresenterà il prossimo passo dell'evoluzione e, quindi, dobbiamo solo lasciarla sviluppare come una cosa naturale, e quello dei tecnoscettici, che ritengono talmente complessa la costruzione di una intelligenza artificiale generale come quella umana da non rappresentare un problema reale. Gli appartenenti al movimento dell'intelligenza artificiale benefica, di cui Tegmark fa parte, prende seriamente una visione polarizzata in cui lo sviluppo tecnologico potrebbe aiutare l'umanità a progredire e prosperare o diventare un incubo di cybersorveglianza globale o peggio, e quindi lavorano per cercare di tracciare il contesto culturale e morale in una direzione, non orwelliana e non catastrofica, in cui sviluppare le macchine intelligenti. Secondo la prospettiva di questo libro, la vita può essere vista come un processo complesso di mantenimento e replicazione, che evolve per stadi. La vita 1.0 è quella di tipo biologico, caratterizzata da hardware e software che sono soggetti alle dinamiche proprie dell'evoluzione naturale. La vita 2.0 è di tipo culturale ed è costituita dalla possibilità di progettare e realizzare il proprio software grazie alle potenzialità consentite dall'apprendimento. La vita 3.0 ha una natura tecnologica ed ha a che fare con la possibilità di progettare e realizzare anche il proprio hardware, determinando così la direzione della propria evoluzione. L'intelligenza artificiale oggi è ristretta. Opera cioè in campi specifici e contenuti, con obiettivi limitati, a differenza dell'intelligenza umana che ha una natura generale e globale. Nel 1997 il computer Deep Blue dell'IBM ha battuto a scacchi il campione mondiale Garry Kasparov, ma si tratta di una macchina particolarmente esperta in quel campo specifico. Ma il miglioramento tecnologico consentirà a tecnologie più sofisticate di cominciare a costruire sistemi più potenti, in una spirale ascendente in cui vedremo reti neurali sempre più complesse capaci di apprendere ad apprendere in ogni campo. Nel 2015 Google ha reso pubblico il metodo di apprendimento profondo, con rinforzo della rete neurale usata per l'intelligenza artificiale DeepMind, che consente di imparare da sola diversi giochi online. Oggi abbiamo computer che usano reti neurali di questo tipo per giocare con altri computer, evolvendo quindi, per ora, all'interno di simulazioni su computer. C'è da chiedersi cosa accadrà se robot, con reti neurali di questo tipo e con un certo potere d'azione, verranno lasciati liberi di evolversi in ambienti reali. Il punto, quindi, non è la trasformazione malvagia della macchina, come abbiamo visto in una miriade di prodotti dell'immaginario fantascientifico, ma la sua competenza nel raggiungere i fini che le sono stati dati attraverso la progettazione algoritmica. Come spiega Tegmark, probabilmente non odiate le formiche così tanto da andare in giro a schiacciarle per pura cattiveria, ma se siete responsabili di un progetto idroelettrico per l'energia verde e c'è un formicaio nella regione che verrà inondata, tanto peggio per le formiche. Il movimento per l'intelligenza artificiale benefica vuole evitare di mettere l'umanità nella posizione di quelle formiche. Nel libro vengono analizzati diversi contesti in cui l'intelligenza artificiale, in particolare quella forte, verrà applicata in modi sempre più complessi. Dal mondo delle comunicazioni a quello dei trasporti, dall'esplorazione spaziale alla finanza, dalla sanità al mondo dell'energia, passando ovviamente per la produzione di beni e servizi. In questi contesti si dovrà affrontare diverse questioni relative alla sicurezza, alla privacy,
ai rischi dovuti all'automazione, alla possibilità di errore tecnico e di anomalie nell'hardware o nel software. Ma la trasformazione più profonda ha a che fare con il nostro essere umani, col significato che avrà l'essere umano in un mondo pervaso dall'intelligenza artificiale. Già nel breve termine, molto prima che un'intelligenza artificiale generale possa essere alla pari con noi in tutte le attività, l'intelligenza artificiale potrà avere conseguenze drastiche su come vediamo noi stessi e su quello che possiamo fare affiancati dall'intelligenza artificiale. Una delle ipotesi suggestive presentate dal libro su cosa farà scattare la singolarità è rappresentata dalla teoria del caricamento dell'intelligenza umana in una macchina. È un'ipotesi che prevede anche la possibilità di produrre dei cyborg, ibridi tra carne e silicio, che non è solo materia fantascientifica cyberpunk ma propria di una riflessione culturale che dagli anni 90 è stata esplorata proficuamente e che prevede un'evoluzione basata su innesti e protesi sempre più raffinate e sofisticate. Ripercorrendo le suggestioni del pensiero di Ray Kurzweil, autore di La singolarità è vicina, Max Tegmark parla, considerandola una prospettiva però minoritaria pur se possibile, di come, con l'uso di nanobot, di sistemi a biofeedback intelligenti, di biologia artificiale e di altre tecnologie si finirà per sostituire prima il nostro sistema digerente ed endocrino, il nostro sangue ed il cuore, agli inizi degli anni 30 del XXI secolo, per poi passare ad aggiornare scheletro, pelle, cervello e il resto del nostro corpo nei 2 decenni successivi. I cyborg sono quindi letteralmente intelligenza nella macchina. Corpi umani che si modificano fino alla sostituzione completa degli organi e che prelude al caricamento dell'intelligenza umana nella macchina, una realtà non incompatibile con i limiti posti dalla fisica, e che quindi è nel campo delle possibilità. Max Tegmark si chiede, quando? Non, se. Anche in questo caso le serie TV hanno esplorato la cosa come nella produzione Netflix, Altered Carbon, tratta dall'omonimo romanzo Cyberpunk, nella quale si va oltre il limite, quello di intelligenze umane che vengono scaricate in altri corpi umani. Anche qui siamo di fronte a rappresentazioni che i prodotti dell'immaginario fantascientifico trattano in modo emotivo, spesso rappresentando le paure umane, quelle della prevaricazione da parte delle macchine, ma che nell'avvicinarsi concreto della prospettiva di intelligenze artificiali evolute e di oggetti intelligenti, si apriranno questioni etiche più complesse, come l'esigenza di diritti per i robot, con aspetti che rimandano a vissuti interrazziali ed ad un'antropologia del post-umano, come in Terminator ed Humans, per capirci. La nostra esigenza di oggi è abituarci all'idea che contempli la vita 3.0 come prospettiva concreta. Il lavoro che fa Max Tegmark in questo libro porta a pensare l'intelligenza artificiale in modo meno reattivo e più proattivo. C'è quindi bisogno di sviluppare un'etica dell'intelligenza artificiale che non si faccia guidare da una casistica spicciola o dalle ultime grandi aspettative sulle reti neurali. Dobbiamo ripensare al nostro modo di relazionarci con le macchine che parta da una consapevolezza sociologica e culturale e non dalle necessità ingegneristiche legate alle interfacce. C'è il bisogno di elaborare l'idea di un rapporto con un'intelligenza diversa, come è quella delle macchine, per cui possono servire anche prodotti dell'immaginario come le serie TV capaci di farci porre molte domande più che fornirci sbrigative risposte catartiche. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.